Action! Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale YouTube, siete in compagnia di Irene Antonucci, attrice, creatrice di cose e director. Dunque, quando dico creatrice perché mi piace creare, mi piace scrivere, creare idee, dare origine alle cose, grazie alla nostra autenticità. Se siete ancora iscritti al canale, io vi consiglio di iniziare a seguire subito questo canale, mettete subito iscrivi, lasciate un like e lasciate un commento. Questo è un tutorial per attori, trovate la sezione tutorial per attori dove accompagno tantissimi aspiranti attori o attori anche navigati dove ci confrontiamo insieme. Direi di iniziare subito con il tema di oggi. Oggi parliamo del overacting. Eccoci qui, allora, che cos'è l'overacting? Dunque, spesso ultimamente in particolare mi è stato chiesto qualche consiglio rispetto a come comporre un proprio showreel. Già in questo canale avevo realizzato un video che parla appunto di come creare uno showreel, lo trovate appunto su questo link o eventualmente cercando la playlist tutorial per attori e dove vi avevo appunto spiegato che se non avete del materiale propriamente cinematografico, piuttosto mandate un self-tape. Come fare un self-tape? Ho realizzato anche questo video, quindi lo trovate sempre in questa sezione. Generalmente non è consigliato inserire all'interno del proprio showreel materiale teatrale, perché si rischia appunto di inviare del materiale dove generalmente gli agenti o i casting director di cinema considereranno la vostra recitazione in overacting. Cos'è l'overacting? Non è altro che andare oltre l'action, quindi esagerare, fare delle cose eccessive espressioni, eccessivi movimenti delle mani, gesticolare troppo, alzare troppo il sopracciglio, muovere in maniera esponenziale la propria bocca, muovere troppo la testa, fare questi movimenti con i capelli, insomma muoversi troppo o a volte dire troppo. Sapete che il cinema lavora per immagini, lavora per vision, lavora per sguardi, quindi sono gli occhi, la mirada che deve essere intensa, che deve riuscire a comunicare, a trasmettere. La vostra interpretazione deve essere principalmente trasmessa, le vostre emozioni attraverso gli occhi. Chiaramente se l'azione lo richiede perché appunto siete in un one-to-one, quindi con un compagno in scena o una scena appunto a due dove c'è una relazione o una scena corale dove in particolar modo il personaggio ha una reazione, che ne so, si arrabbia, in quel momento deve esplodere, a quel punto sì, a livello corporale devi assolutamente esprimerlo, ma generalmente quando appunto tu stai parlando con il tuo e stai comunicando con il tuo partner in scena, hai praticamente la camera qui. Questo che cosa significa? Che tutto quello che tu farai è amplificato. L'obiettivo, la camera amplifica esponenzialmente quello che tu stai facendo e quindi devi riuscire a poter esprimere quella forte emozione che hai dentro, che vorresti urlarlo al mondo intero con una rabbia enorme, oppure con un amore che ti verrebbe quella passione così che vorresti farla esplodere attraverso gli occhi, senza dover fare eccessivi movimenti, perché qualsiasi cosa tu farai, che forse nella vita generalmente non siamo abituati a controllare il nostro corpo, i nostri movimenti facciali e quindi il linguaggio non verbale o paraverbale, però fondamentalmente un po' tutto quello di cui si parla all'interno un corso di PNL per esempio, non so se ne avete mai sentito parlare, e riuscire a comunicare in maniera efficiente, ad essere vincente all'interno della comunicazione. Chiaramente ecco, la recitazione ci porta a dover controllare il nostro corpo, a fare attenzione. E questo implica il fatto che per poter essere coscienti del nostro corpo e come ci muoviamo, magari un esercizio allo specchio farebbe sempre bene, perché così impariamo a controllare il nostro corpo, perché lo conosciamo, sappiamo come si comporta di fronte a una determinata emozione, sappiamo come si comporta dicendo una determinata frase, una determinata parola, insomma, e questo ci permette davanti alla camera di avere un controllo un po' di tutto quello che facciamo, anche a volte
soprattutto dei gesti, delle azioni, delle parole che nascono in maniera totalmente incosciente. Ok, quindi non sono dettate da tutto quello che è cosciente, perché io so che in questo momento sto alzando la mano per salutare, perché lo voglio fare in maniera super, diciamo, over, però se a volte sono particolarmente nervosa e sopraffatta dalle emozioni, probabilmente potrò non controllare quel gesto che mi viene in maniera totalmente irrazionale, ok? Quindi quando hai la camera qui vicino, tutto quello che tu fai, alzare un sopracciglio così, cioè diventa una cosa enorme, e quindi questo è overacting, che sicuramente non piace al cinema, non piace ai registi, non piace ai casting director, non piace agli agenti, non piace a nessuno. Non è facile, però è importante che voi lo sappiate. Quando vi parleranno di overacting sapete perfettamente di che cosa stiamo parlando, di che cosa stanno parlando, e sapete dove andare ad intervenire in quel preciso momento. Bene, il video si è concluso, io spero insomma di aver un attimo fatto chiarezza su questa parola che spesso si ascolta all'interno del mondo del cinema. E quindi io vi ringrazio per la visione di questo video, noi ci vediamo a un prossimo video, ricordate di iscrivervi al canale, di lasciare un like, un commento e magari di condividere questo video con gli amici. Un bacio, ciao da Irene!